Cari amici, bentornati a questo nuovo appuntamento dei segreti in pesca. Ancora una volta con un grande esperto che ci darà dei consigli, ci darà delle indicazioni. Mattia Famoso, grazie per essere qui con noi. Siamo a Zona Augusta, si pesca spinning, si pesca una scogliera bassa, molto bella, mare in condizioni, insomma, così e così. Esatto. Non si può avere tutto dalla vita, abbiamo il sole, abbiamo una bellissima situazione meteorologica, il mare magari potrebbe... Che cosa ci può offrire questo mare? E allora, questo mare così un po' forza olio, come un po' noi lo chiamiamo qui da queste zone, un po' in tutta Italia credo, e ci può offrire in realtà non troppo con la tecnica dello spinning. La nostra speranza ovviamente in cosa sta? Sta nelle correnti che però possono far avvicinare dei pelagici e perché no anche magari dei carangidi che dovessero magari potersi cibare del foraggio che abbiamo qui un po' dappertutto. Abbiamo parecchia minutaia, quindi non sarà neanche facile con un'acqua così limpida ingannare eventuali predatori, però perché no? Noi ce la mettiamo tutta con uno spinning comunque medio leggero e vediamo, magari qualche alletterato, qualche palamita e chissà, qualche riccioletta potrebbe anche finire ingannata dalle nostre esche. Ok, quindi a questo punto ci rimane solo di cominciare a macinare chilometri di filo, Esatto. far rendere vivi questi pezzi di ferro colorati e niente, cominciamo a pescare. Iniziamo con Metal Jig Steel Wind, vento d'acciaio, versione da fino a 35 grammi. Steel Wind, una canna 2,47 m fino a 35 grammi, perfetta per lanciare questo tipo di esche artificiali, vola benissimo, si gestisce benissimo, unita al Krios. Se Roberto sta pescando ad esempio con una canna leggermente più morbida, io sono qui con una Ecrux, che è una canna un po' più tecnica, un po' più rigida, e sto utilizzando un metal che è diverso perché non tutti i jig sono uguali. Lui in particolar modo sta utilizzando un nuovo Asami Slinkera, io invece sto utilizzando il Cast and Run. La differenza tra i due metal dove sta? Nel bilanciamento del peso. Il bilanciamento della massa nel suo jig in questo momento è tutto posto nella parte retrostante, quindi si proietta più in avanti ed ha un lavoro migliore su battimetriche più alte e con un recupero lineare. Questo invece ha un bilanciamento più in avanti che gli permette di essere più naturale con delle gercate basse. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di cercare di andare a simulare il foraggio che abbiamo in questo momento sotto di noi, che con quest'acqua limpida ci rende tutto un po' più difficile perché ci mette in competizione con quelli che sono poi i pesci veri, mentre noi siamo con dei pesciolini finti. Quindi adesso ci proviamo. Io ho scelto questo rosa che di solito ai pelagici con questa luce piace, quindi andiamo in azione. La situazione è un pochino statica, vero? Però qualche movimento sulla superficie dell'acqua, a parte probabilmente dei tonni a distanze impossibili che attaccavano qualcosa con tanto di schiuma, abbiamo visto delle aguglie, branchi di aguglie saltare via, quindi bisogna anziché lanciare, guardare e lanciare, giusto? In realtà in questi casi bisogna appunto affidarsi allo sguardo. Cercare di beccare la mangianza nel momento esatto in cui scatta, se scatta. Esatto, bisogna cercare di vedere se si vede, si intravede come è successo, le aguglie partire in branco a saltellare. Non lo stanno facendo per divertimento né per sport, ma perché dietro c'è qualcuno che gli sta mordendo le pinne. E quindi se ci si riesce ad arrivare nei paraggi o magari anticipare la traiettoria di qualche metro, si rischia di ingaggiare qualche cosa. Quindi guardiamo e guardiamo. Allora, questa trasmissione, Mattia, si chiama I Segreti in Pesca perché nasce dal desiderio non di essere eccessivamente tecnici, perché di tecnici ce ne sono tanti,
ma di raccontare agli appassionati che si vogliono avvicinare a una tecnica di pesca, come in questo caso lo spinning, come abbiamo fatto con la bolognese, abbiamo fatto con il leggering e tante altre tecniche di pesca, avvicinarsi quali sono le 3-4 nozioni di base da sapere per poter scegliere, acquistare, comprare senza buttare via denaro inutilmente e avere delle chance di passare delle ore piacevoli. Quindi è questo il sunto della nostra trasmissione. E allora sicuramente nell'arco di questi minuti daremo ai nostri amici qualche aiuto, qualche suggerimento per poter andare a pesca al meglio. Certo, già abbiamo fatto vedere un paio di canne, mulinelli, come vedete attrezzi semplicissimi, ne abbiamo parlato già in altre occasioni quando si parla di spinning. La meraviglia dello spinning è che è una tecnica di pesca che ha mille sfaccettature, 1000. Però se dobbiamo partire con poche cose ben scelte, come ad esempio i metal jig per fare distanza, come l'intrecciato nei mulinelli. Di che diametri? Sottili, ormai un intrecciato dello 0,14 esatto, equivalente a 0,16 ci permette di combattere dei pesci enormi perché sono affidabili. Qualche anno fa non lo erano, adesso lo sono. Un po' di nylon, quindi delle bobine da 25 metri. Noi usiamo l'FC 403 che è un fluorocarbono affidabile. Che diametri? 18, 24, 20, 24, 26, 28, 4 bobine, 5 bobine, non serve altro. Qualche moschettone per collegare questo tip di nylon all'artificiale e poi scegliere qualche artificiale di metallo, giusto? Esatto. Qualche Minnov. Magari dopo andiamo a guardare pure le nostre ci farai valigette vedere per dare qualche suggerimento. Perché è sempre bello vedere nelle valigette degli altri i loro segreti, perché comunque noi siamo tutti dei collezionisti di roba da pesca, ne abbiamo tonnellate, 3/4 delle quali completamente inutile. Lo dico a livello personale, posseggo migliaia di artificiali, uso sempre i soliti 3, posseggo migliaia di mosche artificiali, uso sempre le solite 3, perché ci sono affezionato e perché so come usarle. E questo è un altro trucco. Oh, hai visto Robby che cacciata a galla? Stasera ho vista cacchio, una bolla enorme. Bella grande. Qui considera che comunque gli alletterati, le palamite girano di frequente. Proprio una settimana fa ho tirato su un alletterato proprio con la combo che abbiamo tra le mani, la combo light, infatti mi sono divertito tantissimo. E ho utilizzato la strategia che ti dicevo all'inizio, no? Mentre un pochettino sistemavamo le combo, no? Quindi lanciamo il jig, lo facciamo appena scendere di 1-2 metri dalla superficie e recuperiamo giù con delle piccole gercate per farlo mantenere sempre nel primo strato d'acqua. Poi lì dal nulla è arrivata la botta e il combattimento poi è stato tutto un divertirsi anche abbastanza difficoltoso poi, perché da solo poi tirarli su non è facilissimo delle volte. Immagino. Molto bello, molto interessante. Speriamo di doppiare questa esperienza anche oggi magari. Il predatore è qui in giro. Esatto. L'abbiamo visto. Niente problema di essere da soli. Ok, però adesso basta. Che energia che ho. Quanta cacchio di energia che sto dando. Alletterato. Sì. E che mangiata che ha dato, che bella mangiata che ha dato. L'ancoretta è piantata perfettamente nella mascella. Bello letterato.
Allora, abbiamo detto prima che per lo spinning bisogna essere leggeri, però bisogna anche essere riparati. E da quest'anno Trabucco ci propone questa nuova serie di borse di diversa taglia, di diversa tipologia, adatte un po' per tutti i gusti, assolutamente totalmente impermeabili. Sono la serie Steel Storm, questa è la 25 litri, questa è la 60 litri, questo invece è il comodissimo marsupietto, che io ovviamente ho abbinato poi con all'interno le Stax Box, anch'esse impermeabili, per garantirci appunto che le ancorette restino sempre asciutte e che soprattutto siano riparate da eventuali onde che possono arrivare da scogliere così basse. Ok, abbiamo visto le borse e adesso cambiamo spot. Abbiamo deciso, visto che questo non ha prodotto quello che ci aspettavamo, dove stiamo andando? Stiamo andando un po' più a nord rispetto a qui, dove dovrebbero esserci delle correnti un po' più intense che quindi potrebbero eventualmente trasportare qualche pelagico in caccia. Quindi ci spostiamo, andiamo a provare la fortuna da un'altra parte. E quindi andiamo, ci vediamo fra pochi istanti in un altro posto. Allora, è un Barracuda da branco ovviamente, che è arrivato sul Coastmaster su un recupero start and stop. Il cambio di spot ha funzionato quasi immediatamente. Insomma, il cambio di spot ha funzionato, visto che dopo pochi lanci è arrivato il primo Barracuda. E adesso allora insistiamo, se ce n'è uno potrebbero essercene altri. Stiamo usando tutti e due un'esca simile, quindi si tratta solo di azzeccare il modo di recuperare e passare vicino al branco. Come si chiama questa zona? La zona è la zona di Brucoli, si chiama Campolato. E qui, come sentito immediatamente, come anche visto, le correnti sono ben diverse da dove siamo stati stamattina e questo cambio anche di correnti ci ha favorito. Adesso speriamo che continui a favorirci. Certo. Bene, visto che è arrivato questo Barracuda, vediamo uno dei segreti principali, tecniche di recupero. Allora, principalmente con il Barracuda quello che funziona meglio è lo start and stop, perché il Barracuda è un pesce che studia parecchio l'esca e spesso attacca sugli stop e sulle ripartenze. Se c'è un segreto che posso dare magari a chi sta iniziando, per fare lo start and stop non serve essere cattivi nelle gercate. La parte più importante a mio avviso è la morbidezza del polso, quindi durante la gercata il polso accompagna e se dovesse esserci lo strike il polso accompagnerà pure l'eventuale strike. Quindi banalmente si lancia l'esca, si chiude l'archetto, si mette in tensione senza mai perdere il contatto con l'esca dall'altro lato, si dà qualche giro, si dà una gercata, ci si aspetta qualche secondo e si ridà una gercata e così via. Ricordati, il segreto sta nello stop e nella ripresa. Oppa! C'è di nuovo. Preso? Sì. Bello! Cazzo, ci ho dato 50 volte lì, bellissimo. Come combatte lui, Dai, guarda come salta fuori. 3, 2, 1, questo lo tiriamo su. Abbiamo il secondo di quest'oggi, il cambio spot si rivela ancora una scelta giusta, il recupero è sempre lo stesso, abbiamo semplicemente cambiato il jerk con un altro colore sempre naturale, sempre più o meno della medesima dimensione e continuiamo così. Oh Robby, tocca a te adesso, Ad esca ferma ha deciso di attaccare. Bene, dove stavi? Là, in quell'angolo? Sì, da quel lato. Vai pure.
Ho visto dove è nel centro. Sì, sì. Questo è un pizzico più grande, ma anche questo ha mangiato molto bene, lo tiriamo su così. Vedi cosa dicevo prima sullo start and stop? Questo addirittura ha mangiato mentre l'esca era completamente immobile. Ho sentito la mangiata, ho dato la ferrata e ho riportato a terra il pesce. Adesso lo slamiamo e lo rimettiamo in acqua subito. Ciao bello! Eccolo. Allora Robby, proviamo a cambiare esca e mettiamo il colore che fino ad ora è stato vincente. Dai. Uno sgombro. Sì, è proprio uno sgombro. È un Brigade SF. Mi raccomando, lo stop. Questo è prezioso. Parliamo di canne. Sto usando la Steel Wind 2,47 m fino a 35 grammi, una bella azione facilissima per gestire gli artificiali, ammortizza gli eventuali errori nel recupero, unito a un Krios Molinello 4000, quindi un ensemble veramente molto leggero e facile. Tu cosa stai usando? Io sto utilizzando invece una combo un po' più tecnica, un po' più rapida. In particolar modo abbiamo una Ecrux, questa è una 7,28 grammi extra fast, 8 piedi e 2, e qui abbinata alla Ecrux ho un Firecore anch'esso 4000 come il Krios di Roberto. Concettualmente sono simili ma sono profondamente diverse, perché come diceva Roberto la sua è una canna un po' più morbida che aiuta l'eventuale neofita ad ammortizzare gercate ed eventuali errori di polso. Questa è una canna molto più tecnica per chi il polso ce l'ha già abbastanza allenato. Ora immagino che cambiamo settore, proviamo sì, in dai. quella punta lì dove c'è tanta corrente. Sì, dai. Sembra incredibile, ma ho totalmente cambiato modo di recuperare, completamente. Quasiamo un po' più in alto, proviamo ad assicurarcelo. Sì. Dai. No, così lo taglio. Ok. Dai. Ah, bravo, c'è questa rete molto bella, perfetto. Evviva! Ho cambiato completamente modo di recuperare. Ho fatto delle cercate lunghissime a tutto braccio per poi fermarmi. Boom! Piccolo barracuda, quello che ci voleva. Sono contento. Il mio primo barracuda siciliano. Andiamo a rilasciarlo, vai. Qua dall'alto è abbastanza più facile. Via, pronto? Vai Ciccio. Grazie. Allora, vediamo un attimo un altro segreto, così continuiamo la nostra sequenza di piccoli trucchi. Occhio però. Bisogna fare un po' gli equilibristi, altrimenti che divertimento è? Facile nei laghetti, Facile, venite qua a pescare. Dicevo, scherzi a parte. Un altro segreto. E in realtà il segreto di cui ti voglio parlare sta proprio nel tipo di esca che abbiamo utilizzato fino ad oggi. Bravo, volevo arrivare perché è vero che lo stop funziona, ma funziona per un motivo particolare, perché tutti e due i jerk che abbiamo utilizzato sono uno slow sinking e l'altro slow floating. Cosa vuol dire? Io stoppo l'esca e l'esca rimane sempre alla stessa altezza rispetto alla colonna d'acqua, il che vuol dire che non sfugge dalla vista del barracuda. Quindi quando si va a fare una pesca dei predatori che studiano l'esca così tanto, avere un artificiale che resta sempre lì nella stessa zona è un grande aiuto per arrivare alla strike zone. Perfetto, quindi bisogna avere nella nostra scatola entrambe le opzioni. Slow sinking e slow floating. Per quanto riguarda la lunghezza degli artificiali per avere una scatolina completa? Io personalmente amo avere un po' di jerk dai più lunghi fino ai un po' più piccoli, perché esiste, almeno per quanto mi riguarda, una progressione di esche che va dalla notte fino al giorno inoltrato. Durante la notte infatti prediligo utilizzare delle esche più lunghe, vedi questi Super Tide da 175 mm. Durante le prime ore del giorno, comunque ore diurne come questa, prediligo delle esche un po' più piccole e un po' più naturali, fino ad arrivare magari a qualche eschetta piccina come questa, che in acqua torbida può dare anche i suoi risultati. In pratica, per avere una scatoletta completa, a mio avviso bisogna avere almeno due artificiali come dei Super Tide dei 175 mm, due artificiali da 125 mm, magari uno slow floating e uno slow sinking, e qualche artificialetto un po' più piccolo, e poi qualche jig che non fa mai male.
Cari amici, è arrivato il momento dei saluti per questa nuova puntata dei Segreti in pesca. Abbiamo parlato di spinning dalle scogliere, una tecnica bellissima. Ti voglio ringraziare, sei stato veramente prezioso. Grazie a te, Robby. Molto professionale, devo dire, molto accurato, dote non rara. Quindi farà strada questo giovane angler, farà sicuramente strada, ve lo dice un vecchio ormai esperto. Quindi niente, abbiamo parlato di tecnica, abbiamo parlato di canna, abbiamo parlato delle scelte dell'esca. Con lui è stato possibile capire qualcosa di più, di una tecnica meravigliosa, visto che abbiamo tantissime spiagge. Jonathan mi fa segno di stringere, per cui vi saluto. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie ancora dei Segreti Grazie a te, in pesca. Robby. Alla prossima. Ciao belli!